Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Luglio del 2025, ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, buon pomeriggio, buon mercoledì dalla radio. Saluto Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buon pomeriggio. E Morgan in regia. Morgan, ciao. Con 10 grafiche tonde oggi per raccontare principalmente di due argomenti. Il primo, l'avvicinamento all'amichevole di domani alle 12:20, c'è Milan Perth Glory, o meglio il contrario in realtà, Perth Glory Milan. Sì. In quel di Perth con le dichiarazioni dei protagonisti e poi ovviamente tutto il resto del cucuzzaro, c'è il mercato con, come avete visto in copertina, insomma si sta andando un po' allo scontro. Tra l'altro noto che sono abbronzatissima in questa diretta, quindi grazie Morgan che mi ha reso umana, grazie. No. Sì? Sì, mi piaccio. Addirittura. Grazie Morgan. Adesso mi hai fatto venire Quentin Tarantino. Boom! Mi hai fatto venire la curiosità. Beh, sì, dai, ci siamo. Allora, ragazzi, che dire? No, Morgan, va bene così. Grazie. Direi di partire a questo punto. No? Sì, partiamo. Dai, partiamo con l'amichevole che si giocherà domani alle 12:20. Vi preannuncio già che domani un pochino il palinsesto cambierà. Sì. Quindi, no lunch, no talk. Mare, arrivederci. No, scherzo. No lunch perché... No lunch e no talk è sicuro. Ovviamente sì, no lunch no talk non è corretto. No lunch no talk classici, ma visto l'orario del Milan, della partita del Milan... Cosa si fa? Vabbè, bastava dirlo. Semplicemente, domani 12:20 c'è il Milan, quindi era inutile andare in diretta mentre c'è il Milan. Vediamo il Milan, è ovvio che non andiamo in diretta noi. Ma alle 14:30, in pratica, quando finisce, scusate, l'amichevole del Milan, ricominciamo noi in diretta per una sorta di mega contenitore totale globale di 1 ora e mezza con talk, mercato, stanze di Bottoni, quindi mister Emanuele Bottoni che commenta tutto insieme appassionatamente per 1 ora e mezza, 12:20 la partita, 14:30 inizia la nostra diretta e alle 16 finisce. In pratica, quando di solito inizia il talk, finisce la diretta. Buona sostanza, se non potete vederci in diretta, che so, alle 14:30 perché giustamente lavorate, alle 16 è finita e ricomincia. La potete rivedere, ma bando alle ciance, diamo inizio a questa trasmissione con Carlo Teodori, che è tornato e scrive Bea. Carlo, sei tornato dalle ferie. Che è successo? Grazie mille Carlo, Ciao, abbiamo Carlo. sentito molto la tua mancanza.
Esatto. Allora, iniziamo a leggere ciò che ha dichiarato ieri, visto il fuso, Allegri, in conferenza Sì, stampa. leggo io. Va bene. Siamo nella parte finale della tournée e abbiamo lavorato bene, dobbiamo giocare in modo serio, rispettando l'avversario che darà il massimo. È un test importante a livello mentale, perché contro Arsenal e Liverpool era facile avere un livello alto di attenzione e concentrazione. Domani capiremo quanto saremo cresciuti a livello mentale. Su questo è vero, eh. Spesso siamo caduti su partite Gli anni scorsi? semplici. Sì. La parola giovani per quel che riguarda il mercato è astratta. Se uno è bravo, gioca. Al massimo c'è solo una differenza di esperienza. Noi comunque siamo una squadra molto giovane ed è un buon vantaggio per il futuro. Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto, perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter, che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio. Ci sono tante squadre che lotteranno per i primi 4 posti. Non giocare le coppe europee è un vantaggio, potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con grandi avversari. Grande Morgan che ha messo sovraimpressione. Bravo Morgan, grazie. L'inizio della diretta di domani, grazie mille. Ma che dire, mi prendo i due aspetti principali, ovvero da un lato è giusto, insomma, gli anni scorsi quando pensavamo veramente di dover affrontare una partita tra virgolette un po' più semplice della precedente, vedi Cagliari post Madrid, vedi tante delle nostre partite cadevamo come delle pere cotte e non è andato proprio bene in questo. E tra poco di questo magari un po' ne parla Raffaele e lo leggeremo. Dall'altro c'è la griglia, Bea. C'è la griglia, il Napoli in pole, poi sempre in prima fila ma in seconda piazza l'Inter e poi dietro di loro c'è il gruppone, Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio. A questo punto ci saremo anche noi. Quindi, esatto, in base alle dichiarazioni di Allegri Ha messo la Fiorentina questo mese, sì, perché sennò Pioli si offende. eh. Si era già offeso. Sì. Già messo in spogliatoio. Oggi Gosens ha detto che ha messo il cartello nel suo ufficio. Sì, Si assolutamente può dire meno. un po' meno tutti, Un po' meno. dai. Vabbè. Ma guarda, credo che lui a parole sia sempre molto cauto, però tra le righe si legge. Tra l'altro per me non è vero che chi vince lo scudetto è la favorita. Cioè, questo Napoli, ok, ma il Napoli che vince lo scudetto con Spalletti e poi arriva Garcia, non era il favorito. No, non era il favorito, era rimasta comunque l'internazionale. Grafica numero 2, Bea, Morgan, Bea è impossibile che la metta. Ha parlato anche Rafa in conferenza di fianco a Massimiliano Allegri, andiamo a leggere le sue dichiarazioni, soprattutto una è abbastanza interessante che riguarda la squadra. Dopodiché, cara Bea, ti pronuncio già che apriamo subito col mercato oggi. Mercato frigge. Abbiamo un allenatore con esperienza che ha già vinto qua al Milan. Siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti, che sono qua da tempo. Lui, tra l'altro. Stiamo costruendo la squadra con lo spirito giusto che aiuta anche quando non giochiamo bene. E rispetto al passato è cambiato tutto. Sento che quest'anno il Milan sarà una squadra. Abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza, ma soprattutto ci sarà un grande spirito di squadra. Mi fermo un secondo. Che ne pensi? Guarda, allora, ci sono due cose qui da sottolineare. È un po' pesantino. Sì. Sono un po' le solite parole, Vabbè, se non le vuole sento che leggere. quest'anno È il un po' Milan sarà pesante. una squadra, vuol dire che negli ultimi anni non lo è stata. Cioè, se proprio, perché altrimenti non dici senti che quest'anno il Milan sarà una squadra. Cioè, significa che gli anni scorsi questa cosa non l'hai sentita. Vabbè, chiaro, fa un riferimento al passato. Però mi metto nei panni di un tifoso e le parole stanno a zero. Cioè, le parole sono belle, ti possono far riflettere, però se ad esempio penso alle parole dei giocatori post Supercoppa europea vinta con Conceição, io tutto mi sarei aspettata tranne che vedere il clima che poi si è creato con Conceição da lì a 3 settimane dopo. Quindi cioè, nel calcio le parole sì, belle, sì, le leggo, sì, le analizzo, però poi c'è sempre il rettangolo verde, quindi io spero che queste parole siano vere.
spero di vedere queste parole sul campo. La certezza granitica non ce l'ho, perché, ripeto, l'anno scorso, seppure in momenti diversi, seppure in dinamiche diverse, c'erano state anche delle parole positive. Quindi non lo so, cioè non vi so dire, cioè non me la sento di dirvi, vedete, andrà tutto bene, oppure vedete, anche stavolta le parole, ma poi, cioè, aspetto di capire quello che succederà. A proposito di questo, sono andate a recuperarle. Da quando è arrivato Sergio Conceição, ci ha portato un'altra, tra l'altro, Mentalità. aura. Ah. Abbiamo sentito subito il cambiamento, la partita contro la Juve ci ha portato tanto. Chi l'aveva detto questo? Rafa Leao al rientro dalla Supercoppa vinta. Beh, per questo che vi dico, cioè, ma alla fine un giocatore deve anche dire, a parte che per me le interviste dei giocatori sono sempre, la maggior parte delle volte, fatte da frasi fatte. Però devo dire che io da una parte li difendo i giocatori, perché spesso le loro parole vengono travisate per fare dei titoli. Io mi ricordo, per citare il passato, Alessio Romagnoli, che poverino ha detto che il suo idolo è Sandro Nesta, da laziale qual è Alessio Romagnoli, e difensore centrale, e il giorno dopo un noto giornale colorato, titolone, io come Nesta. Quindi io li capisco anche i giocatori che stiano attenti a parlare. Però al di là di questo ci stava, cioè nel senso alla fine Conceição è arrivato, ha vinto subito un trofeo battendo Certo. prima la Juve e poi l'Inter, che devi dire? No, ma infatti leggerle 6 mesi dopo fanno un po' Fa specie. strano. Quando siamo tornati il mister ci ha parlato e ci ha detto di tenere i piedi per terra. Pensiamo partita dopo partita, ma io ho sentito una scossa nuova. Conceição ha dimostrato di saper fare grandi cose, ha portato esperienza e vogliamo continuare a vincere come si deve fare qui al Milan. Ci siamo rimessi a lavorare a testa bassa per arrivare tra le prime 4. Cioè ma se ci cambiava sta. Conceição con Allegri... ma ci sta, sono No, parole, le parole no, sono ma ci abbastanza sta simili a volte. che, cioè, in quel momento dici questo. Va bene, leggiamo le ultime parole di Rafa, cioè la seconda parte delle sue dichiarazioni. Milan Como qui, non è ancora ufficiale, posso dir poco, ma se giocassimo di nuovo qui sarebbe molto bello perché avremo molti tifosi. Grazie Morgan, domani mi aspetto una buona partita contro una buona squadra, l'allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere contro di loro, ma la cosa più importante è essere pronti per l'inizio del campionato. E questa è la situazione per quanto riguarda Rafa. Morgan, fai esattamente quello che avevi già fatto, ovvero cambiamo pagina, parliamo di mercato. Allora, Morata Como ancora in alto lago. Oggi così, va bene. Stanno arrivando le ferie, sì. Il Galatasaray fa ancora muro e richiede un indennizzo di 5-6 milioni per interrompere il prestito e lasciar partire Morata a direzione Como. Il presidente del Como 2 giorni fa ha detto: abbiamo già trovato l'accordo col Milan e il giocatore, adesso devono parlarsi Milan e Galatasaray per la chiusura. Noto giornalista turco, soprattutto di calciomercato, mi perdoneranno i turchi, Vabbè, ma ascolta. Yazic Sabunkuglu, penso, Morata non si è presentato all'allenamento e non è tornato dalla Spagna. Faccio fatica a commentare Alvaro Morata, ragazzi. A me è un calciatore che non è mai piaciuto né nei comportamenti né in campo. Quindi io. Mi viene in mente l'anno scorso quando fu scelto come leader. Ecco. Perché? Perché io so che non è un leader e Furlani non lo sa? Cioè, io non sono nessuno per saperlo. Vabbè, No, non mi ti viene in buttare me- giù così. Cioè, però, onestamente, non lo so. Per me è un giocatore molto complesso. Diciamo così, complesso. Cioè, Speriamo tanto mi di sembra che poter sia avere così una da soluzione. settimane la situazione, no? Sì, quasi un mesetto anche per lui. Ormai che la situazione col Como è quasi delineata, ma non si riesce a sbloccare perché nessuno vuole mettere sul tavolo questi soldi da dare al Galatasaray. Il Galatasaray non lo vuole lasciare andare a niente. Io capisco, cioè ci sta che lui voglia tornare in Italia, comunque ha una famiglia molto numerosa, la moglie lavora a Milano, cioè ci può anche stare, però nel calcio se prendi degli accordi, poi gli accordi per scioglierli devono succedere delle cose. Brava, Bea, devono succedere delle cose anche a Ischia. E mi dirai che ci azzecca. Grafica numero 4 perché vertice a Ischia, Bea.
Vertice di mercato. Beh, ho visto posti peggiori dove fare un vertice. Ho visto posti peggiori, sì. E quindi è comparsa Ischia dietro. Scrive oggi la Repubblica Napoli. I campioni d'Italia avevano in pugno all'inizio del giugno lo statunitense Yunus Musa, che il Milan continua a considerare cedibile e avrebbe le caratteristiche giuste per diventare il vice di Anghissà, in una linea mediana che è priva di un autentico incontrista. Dal vertice di Ischia tra... l'ho messo... Anna e Conte Sì. è emersa la possibilità... No, c'è anche De Laurentiis, però tra- c'è il braccio di Yunus, scusate. È emersa la possibilità di fare un altro tentativo per il centrocampista dei rossoneri, che potrebbe diventare dunque il 7° rinforzo estivo del Napoli. Guarda, io spero che questa trattativa si possa riaprire, non perché voglio vedere Musa lontano dal Milan a tutti i costi, ma perché Tare ha detto che è un giocatore più in uscita che altro, quindi non so che senso abbia tenerlo. Poi sono sicura che se dovesse restare Allegri cercherebbe di farlo fruttare al meglio, come ha fatto nella sua carriera con altri giocatori che magari non si aspettava di avere. Però mi sembra che anche lui avesse fatto... No, scusate, cioè, mi sembra che lui all'epoca della trattativa con il Napoli fosse attirato ad andare lì. Quello Sì, che era trapelato. Quindi... dall'altro canto il Napoli, che sembrava dover salutare Anghissà, non sembra lo debba salutare più, e quindi non so nemmeno se troverebbe tanto spazio a questo punto. Sarebbe una sorta di piano B del Napoli, Però, come è piano B del Milan. cioè Tra nel i senso, titolari. non è che passi da non essere titolare al Milan a essere titolare inamovibile nel Napoli di Conte. Così. Poi magari lo diventa con il tempo, però immagino che lui sappia di non andare in un top club, perché attualmente il Napoli è un top club, nel senso che ha vinto lo scudetto e ha dei progetti da top club. Poi è sempre il campo che deve parlare, però non credo che Musa si aspetti di andare per forza a No. fare il titolare in una squadra che ha appena vinto il campionato. Però è una cifra importante, Sì. 20-25 per non essere nemmeno titolare, insomma. Vedremo se Per si me il riaccende. Milan ha anche un po' però di... il Milan non muove, però per me il sesto centrocampista fin quando non ha una mezza certezza su cosa fare nella vita tra Yajar e compagnia. Ma per questo che bisogna chiudere o bene o male Yajari, perché almeno ti rendi conto di quello che dovrai fare. Vabbò, vedremo se si concretizza. Comunque io ho il dubbio che il Quantomeno Milan abbia speriamo un che po' si paura riaccenda. di darlo nelle mani di Conte, ce l'ho. Il mio pensiero, non notizie, il mio pensiero strano. Vabbè, sì, penso che, diciamo così, ma in linea di massima sempre funziona così, al di là di Musa, Conte, Napoli, eccetera. Se hai due offerte, preferisci sempre darlo all'estero il giocatore, un po' perché A, non ti gioca contro, a meno che nelle Certo. coppe la ritrovi, eccetera, e B, non hai il metro di paragone subito fatto e finito, speri sempre di darlo all'estero. Ma al di là di questo, vedremo se si riaccende per davvero, però bisogna capire se appunto, grafica numero 5, caro Morgan, e iniziamo a parlare del, non è sostituto di Musa, ma a livello numerico sì, ovvero Ardon Yajari. Eccoci qua. Allora, prima di tutto bisogna fargli tanti auguri. Prima di tutto, Prima di tutto, Ardon, che nel mentre credo che sia tra un brindisi e l'altro, visto che si sposa stavo il andando fratello. a cercare, infatti, se trovo qualcosa di social sul matrimonio del fratello di Ardon, giusto per alzare il grottescometro di questa trattativa. Oggi, sì, invito tutti quelli che stanno scrivendo, vi seguo dalla spiaggia, vi seguo dal mare, non fatelo perché verrete bannati, mi dispiace. Quindi, scherzo ovviamente, ma anche no. Buon compleanno ad Ardon che compie anni 23. Quindi il 23esimo compleanno per lui, matrimonio del fratello oggi, niente allenamenti né ieri né oggi, vedremo se domani, e questo è anche un po' il problema, insomma, sono 2 o 3 settimane che praticamente fa un po' di allenamento a parte, un po' col fisio, un po' con il gruppo, ma solo la parte di riscaldamento, insomma, bisognerà nel caso rimetterlo anche un po' in piedi. Sì, perché Ma non ci si allena pensiamo. cioè non si allena in generale, perché comunque individualmente qualcosa ha fatto, E questa è la questione per il compleanno.
Entriamo però nella questione trattativa. Morgan, grafica numero 6. Peraltro, a proposito di compleanno, oggi è giornata di compleanni. Oggi è anche il compleanno di Adriano Galiani, Ne fa 81. a cui facciamo gli auguri. Sì. Ovviamente, tanti auguri ad Adriano Galliani che per 25-30 anni è stato assoluto protagonista del Milan. Se non ricordo male, perché condividevano il compleanno, è il compleanno anche della D del Milan per 3 stagioni. Boh, non mi ricordo. Non so, non me lo ricordo. Barbara Berlusconi. Un po' rimosso. C'era qualcun altro che fa gli anni oggi? No, basta così, direi. Basta così. Magari facciamo una gaffa, però. No, non lo so, però qualcuno forse farà gli anni. Giorno 48, Bea, nel mentre. Eccoci. Oh. Ah, Luca fa gli anni oggi, per dire. Luca, che sei pure abbonato. Auguri. Grazie Luca Assolutamente e tanti auguri. auguri. Allora, ho cambiato l'immagine. Non lo sfondo. Domani mi sa che compio l'insano gesto, Bea. Cambio anche lo sfondo. Bisogna sbloccarla sta sì, in qualche trattativa. modo bisogna. Anche se ve l'ho detto, per me, qual è il... Bisogna sbloccare la trattativa. Tra l'altro, Allora, Augusto ci sbloccato il scriveva... PNG, domani sblocco lo sfondo. Augusto prima ci scriveva, se non erro, che con De Ketelare fu il 30 luglio. No, scusate, Daniele, no Augusto. Vi sblocco un ricordo, 30 luglio 2022, ufficiale CDK, stiamo facendo peggio. Sicuramente, perché domani sarà il 31 di luglio e siamo probabilmente partiti anche prima. Guarda, Fraga, raccolgo il tuo invito. Domani li piazzo il Duomo sullo sfondo. Tanto ormai peggio di così o meglio di così non si può fare. Allora, questa è l'ultima offerta e fin lì l'abbiamo già ripetuta più di una volta. Le novità di oggi sono che il Bruges continua a mezzo stampa e tra poco le leggiamo a far cadere l'ultima offerta del Milan, non rispondendo direttamente al Milan, ma come è successo 2 o 3 settimane fa in realtà, il Bruges risponde al Milan tramite stampa. E adesso leggiamo il pezzo che è uscito ieri sera su 8 Lusty News. Eccoci qua, se non lo nominiamo una volta al giorno, non è una giornata normale. Nel mentre Yajari ha fatto sapere, più o meno in via paraufficiale, che col Bruges non ci gioca più. Ed è il motivo per il quale oggi abbiamo titolato Rottura totale. E il ragazzo ha deciso di andare ormai testa bassa allo scontro, nel senso io qui comunque non ci gioco. Vabbè, Però il resto non è avete una visto. novità, cioè nel senso, diciamo, è una presa di posizione ancora più dura delle scorse settimane. Si è Però fatto un gradino in più. questo ragazzo non si allena da un bel po'. Tra l'altro adesso vi vado a prendere il giorno esatto di quando non si allena. Così. No, beh, te lo dico io, non si è mai allenato con la squadra. No, ma da quando hanno iniziato a contare sì, no, si allena, 15 c'era, luglio. no. Te lo dico io perché doveva riaggregarsi al gruppo. Grazie a Carlo Teodori che ci ha donato 12 euro. Gli piacciono le nostre voci. Grazie Bea. Carlo, grazie mille. Grazie Carlo. Ma Grazie di come cuore. spesso accade, il proprietario della voce odia la propria voce, giusto? Esatto, Bea? io non mi risento quasi mai, anche se Perfetto. è scorretto perché bisogna riascoltarsi, Mm. però grazie Carlo, sempre gentile, grazie per la donazione. Grazie mille. Morgan, prima di leggere tutto il cucuzzaro di HLN, mi metti la grafica numero 10 perché a questo punto sono curioso di fare il sondaggino prima. Pensavo di farlo in fondo. Grazie mille, Morgan. Oggi ho cambiato. Bea, oggi ho cambiato. No, stavo cercando la data, ma sì, credo ti che sento, sia prego. ancora prima. Tare. Cosa Sì. fareste voi se foste nei panni di Tare? Peraltro panni grossi perché 1,90. Opzione 1. Vado fino in fondo anche rischiando di dover accettare le richieste del Bruges. Opzione 2. Adesso ve lo faccio il sondaggio. Vado fino in fondo, ma anche per principio non ritocco più l'offerta. Quindi aspetto che si scorrino tra virgolette tra di loro il Bruges e il giocatore fin quando non arriva a un punto di rottura e devono stare alle mie condizioni finali, cioè quella che abbiamo detto prima. Opzione 3, 24-48 ore, quelle che sono, poi abbandono la trattativa, arrivederci, baci e piazzo al piano B.
Guarda, quello che lega tutte e tre queste opzioni è una cosa. Hai l'alternativa? Perché qui, cioè, vado fino in fondo anche rischiando di dover accettare la chiesa del Bruges. La percorri se non hai un'alternativa e non vuoi avere un'alternativa. Vado fino in fondo, ma anche per principio non ritocco più l'offerta. Può andarti bene, può andarti male. E anche qui devi avere un'alternativa, perché se ti va male, stai ritardando a comprare un centrocampista, quindi farlo arrivare tardi agli ordini di Allegri. Opzione 3, puoi anche abbandonare la trattativa, ma il piano B ce l'hai? Perché se il piano B è Aviguerra, onestamente, Ma allora, al di là del ma piano non A, piano per B, il piano livello di C, quello Aviguerra, che sono, perché sono proprio giocatori. era per dire basta, mi avete stufato voi intermediari, agenti, giocatori, Bruges, Ma io avrei già quotidiani. abbandonato da 2 settimane. Boh, basta così, ho perso 50 giorni del mio mercato dietro questa trattativa, basta, vado su altro, fine della situazione. Al di là del piano B, piano C, piano D. Tu cosa faresti, Bea? No, io me ne sarei già andata da 2 settimane, però devi avere un'alternativa e non mi pare che il Milan abbia un'alternativa concreta, perché tanto ragazzi, cioè nel calcio di oggi tenere nascosto le cose non so quanto sia veramente realizzabile. Sicuramente ci si può impegnare, sicuramente può succedere, però a me non sembra che ci sia un'alternativa valida a Arno Iajari. Quindi, cioè anche Avi Guerra, a parte che sono due giocatori diversi, è sempre stato un po' nel background, no? Cioè, non ho mai avvertito la sensazione di una trattativa concreta per Avi Guerra. C'era, ma non, cioè, della serie, sì, abbiamo visionato anche lui, però il problema è che il tempo passa, è passata un'altra settimana. Tra l'altro, domenica Tare, tramite vari mezzi stampa, ha fatto capire che è l'ultima. Quindi, cioè, se è l'ultima e loro hanno detto no, basta. Perché tu per me puoi anche aspettare fine mercato e loro, se si rendono conto che sta benedetta squadra di Premier non arriva, magari te lo danno. Magari no. Allora, ripeto le opzioni visto che ce l'hanno chiesto in chat, forse Filippo, non ho visto male. Cosa fareste voi se fosse Tare? Opzione 1, vado fino in fondo anche rischiando di dover accettare le richieste del Bruges, quindi se il Bruges vuole il 40, a questo punto daremo 40 e non vi voglio più vedere. Opzione 2, vado fino in fondo ma per principio resto fermo con la mia trattativa, ma non mi alzo dal tavolo, aspetto che la trattativa o muore definitivamente oppure ma io non me ne vado. Opzione 3, ancora qualche giorno, poi però davvero non vi voglio più vedere in tutti i sensi, nel senso che non faccio nemmeno l'operazione e faccio altro. Mentre lascio il sondaggio andare, andiamo alla grafica numero 7 e mentre andiamo alla grafica numero 7, Morgan ti ringrazio intanto se me la metti. Ringraziamo. Devo ringraziare Daniele Torraco che ci ha donato 2 euro, vi prego siamo stremati, lasciatelo libero. Grazie Daniele. Ma lui è bello sereno e tranquillo al matrimonio del fratello oggi. Tranquillo e sereno per me. Oggi, no. da domani. Giorgio Panizzi ci ha donato altri 2 euro, grazie Giorgio. 4, opzione 4, vendo anche Musa e vado a prendere Sandrino. Grazie Giorgio Panizzi. Non bastano. No, non bastano. Non bastano. Per me Newcastle ti chiede più di 80. 20 più 40 fanno 60 e non bastano Per mai. me Newcastle ti chiede minimo 80. Giorgio ci ha donato 10 dollari. Giorgio, grazie. Domanda, ma abbiamo sbattuto milioni per Orighi. Cosa costava mettere 2 milioni in più dall'inizio? Te devo dire. E che abbiamo tentato di fare una trattativa, Giorgio. Ma la trattativa con il Bruges, soprattutto se non vuol vendere, non c'è. Più che altro, ripeto, la trattativa, se ti chiedono 40 e la inizi con 25, più che trattativa, sa un po' di presa per i fondelli. Sì, o di maratona, cosa che è. Cleto ci ha donato 2 euro, arriva Gagliani, Forlani è d'accordo? Grazie Cleto. Non so, non risponde. Ringrazio i rinnovi di Guli Joe per il 37esimo mese, grazie mille per essere tra i migliori. E di
Grazie Guligio, ma devo ringraziare anche Lord Voldemort, ci tenevo a dirlo, nome pazzesco, che nei migliori da 2 mesi ci scrive eh, pi- per me il O giocatore, perché, forse? perché il giocatore non si toglie 300.000 euro per 5 anni? Perché sarebbe veramente un... Non so neanche se dipende da quello, Ah, è onestamente. già successo in passato che alcune operazioni, sia del Milan che di altre squadre, fossero, diciamo così, agevolate dal fatto che il giocatore rinuncia a parte dei propri emolumenti e decide di lasciarli sul tavolo della trattativa per permettere che la cosa si sblocchi. Però già gliene diamo 2 milioni, se lascia anche giù 300.000 euro vuol dire che gli diamo 1.700.000 euro per un giocatore valutato 40 milioni. Capite che non c'è correlazione. Già 2 milioni per uno valutato 40 è proprio meno del minimo sindacabile, perché c'è sempre un po' di corrispondenza tra valore e ingaggio. Va bene, leggiamo HLS. Ringrazio Wesley Perché S poi? Vabbè. che ci ha detto che gli sono scattati 3 anni di abbonamento, quindi grazie, ma non gli è venuto fuori il messaggio in chat. Grazie mille Wesley che è abbonato con noi da ben 3 anni. Wesley che prima chiedeva se era vera la questione della donna delle pulizie. Sì, Wesley, te la leggo anche. Le azioni del Milan sono in contrasto con quelle del club, scrive HLN, non so perché ho messo Club S, Rouge. però. Del club Rouge, Brugge anzi, che solitamente è molto discreto nelle trattative di mercato. Sarà. Sarà, soprattutto in casi delicati come quello di Yajari. La società è ben consapevole di ciò che il Milan sta cercando di fare, aumentare gradualmente la pressione, sperando che i nerazzurri cedano. Mamma mia, nerazzurri. I media italiani riportano una nuova offerta, presumibilmente aumentata, a distanza di pochi giorni. Nel frattempo, un altro italiano può dichiarare quanto Yajari voglia andare al Milan. È solo questione di tempo prima che anche la donna delle pulizie del Milan venga consultata. Nel senso, veramente stanno parlando tutti della situazione. A parte che ieri ha parlato, va bene che ogni tanto noi ci ridiamo e scherziamo, però ha parlato il presidente del Milan, cioè non ha parlato come carica un magazziniere E da loro hanno parlato, cioè io non ho mai o visto il che, centralinista non di casa so, Milan. Teo Hernandez dica se il City vuole Reinders ci deve dare 70 milioni, cioè onestamente da loro ha parlato il capitano di una situazione di mercato che io non avevo mai visto. Vabbè, veramente onesto, per essere peraltro un quotidiano, una caduta di stile abbastanza importante. Per quanto mi riguarda, insomma, si può dire lo stesso concetto non scrivendo sta boiata. Mi metti la grafica successiva, Tra l'altro Morgan? lo descrivi come cioè, un mestiere onesto fatto da delle persone, la donna delle pulizie, che loro l'hanno messa giù scritta in una maniera veramente poco rispettosa. Vabbè. Secondo le nostre informazioni, continuano, l'ultima offerta del Milan, bonus inclusi, è stata di 38 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto alla prima proposta, quella sul tavolo il 12 giugno, ormai 50 giorni fa, perché se ve la ricordate era 25 più 5. Sì. Iniziò tutto così, ormai 50 giorni fa, pensa, eravamo più giovani. Beh. Comunque molto meno della cifra fissa di circa 40 milioni di euro richiesta fin dall'inizio dal club Brugge. Quindi non basta, soprattutto per un giocatore che i blu-neri non vogliono assolutamente vendere, figuriamoci se costretti a farlo. Questo è, se la sentite, la voce del Bruges. Certo. Questa è esattamente... Sono righe fatte filtrare dal Bruges. Il Bruges ha sempre detto che non lo vuole vendere, tant'è che loro stessi sottoriportano le parole del direttore sportivo Rigaud. Se arriva quel momento in cui un giocatore ha raggiunto la fine di un ciclo e un club di alto livello fa un'offerta sufficiente per raggiungere o supera il valore del giocatore in quel momento, allora si cederà. Se Yajari si conferma per un altro anno, non uno, ma diversi club di alto livello faranno proposte concrete e al momento non c'è solo il Milan. Morale, la loro idea è: adesso non lo voglio vendere. La mia idea è che se fa un altro anno da noi, altro che 40, ne arrivano di più di squadre e ci danno pure di più. Quindi questo è il loro pensiero. Grafica 9.
Ale ci chiede se non vogliono venderlo, come me lo propongono un giorno sì, l'altro pure in Premier. Ma non lo non hanno detto che non lo vogliono vendere in generale, punto. Lo vogliono vendere, ma per una cifra che è la loro, cioè i 40 complessivi, 35 più quello che vorrete di bonus. Quindi loro non lo voglio vendere. Se te lo voglio vendere, lo Decido vendo io. alla mia, Eh, non è un euro in E meno. questa è la cosa che vi ho sempre fatto filtrare, cioè di fatto loro non lo volevano vendere quest'anno, anche perché è un giocatore che non è al Bruges da tanto tempo. Loro pensano che il ciclo di Yajari non sia terminato e pensano quello che avete letto, cioè che lui l'anno prossimo può valere di più. Però credo che in questo momento si siano anche messi nell'ottica che questo ragazzo lì non ci vuole più stare. No. E quindi stanno provando a proporlo a club di Premier che possono accontentarti immediatamente la richiesta di 40. Loro lo sanno, che rischiano di ritrovarsi non col Cerino, ma con Yajari, che ha fatto sapere che non ne ha di star Però lì. anche Yajari rischia perché non ha un contratto in scadenza. No, E io non farei troppo il simpatico con ma Bruges. sì, però loro rischiano di buttare via 30 milioni, 40 milioni. No, lo so, ma infatti per questo vi dico che vedo che tutti si sono molto esposti. Cioè mi sembrerebbe strano non concludere. Però il problema, tra virgolette, è che se lo reputano forte loro e lo portiamo forte noi, proprio parlandone così proprio a bar maniera, in teoria si dovrebbe confermare il valore di questo ragazzo. E quindi loro lecitamente, tra virgolette, anche perché adesso possiamo dire che non sono proprio simpatici a fare la trattativa o quello che volete, però nessuno ha puntato una pistola alla tempia ad Arnaud Yajari la scorsa estate. Ha firmato un contratto di un certo tipo e lecitamente la squadra può anche dire: tu l'anno scorso liberamente hai preso carta penna e hai firmato il contratto. E io, se voglio lasciarti andare da un'altra squadra, chiedo 40, non un centesimo in meno. Poi lo sappiamo che nel mondo del calcio tendenzialmente ogni tanto un pizzico ci si viene sempre incontro. Loro no, almeno quanto per ora no. Sui media italiani sono comparsi all'improvviso i nomi di West Ham e Nottingham Forest, due squadre inglesi, chiudono. La spiegazione logica? L'entourage di Yajari si sta gradualmente innervosendo. Lo svizzero nord-macedone si sta chiudendo, sempre più in se stesso a Bruges, mentre il Milan cerca di fare il duro con i media, parola latina. La fuga di notizie, di interesse, da parte di due squadre inglesi che non esiterebbero a mettere sul tavolo 40 milioni di euro può quindi essere vista come un modo di mettere pressione al Milan. In mezzo a tutta questa pressione il club non si lascia prendere dall'agitazione. Ogni tanto la commedia dell'arte italiana provoca qualche irritazione, ma i blu-neri sono ben consapevoli di trovarsi in una posizione privilegiata. Posso commentare con un sospiro? Io comunque mi auguro di non trattare più col Bruges perché veramente io mi innervosisco a leggere. Io Ma per capisco. quello che, cioè, è brutto dirlo. Però questo pezzo, devo dirti la verità, adesso lo stanno facendo su di noi, quindi ci innervosisce. Profuma un po' di perculata. Non è bellissimo. No, per me è molto arrogante. Non è bellissimo. Sono sincera, è molto arrogante. Ne faccio un discorso giornalistico. Per me non... si poteva chiudere al modo di descrivere così un mestiere come torniamo la pure delle in studio, pulizie, Morgan. perché è proprio veramente di basso livello, sono sincera. Però, allora, io faccio un discorso molto semplice e cerco di essere ristretta. Cioè, quando tu ti trovi davanti a persone così, cioè difficili e molto aggressive, perché questo è un modo aggressivo, non è un modo conciliante, è un modo aggressivo, ok? Tu non devi andare più aggressivo. Tu non devi andare più aggressivo, perché sennò scendi al livello dell'aggressivo. E quindi cosa provochi? Yajari per me ha sbagliato tutto, perché tu non puoi prendere così di punta un club che storicamente, sai, ce l'ha scritto mi pare anche Paolo in chat prima, che i belgi sono particolari. Cioè tu non puoi prendere e metterti così di punta, devi essere un po' scaltro. Per me Yajari ha sbagliato tutto.
E io un giocatore così nel Milan non lo vorrei con questo atteggiamento, perché non si fa. Per me è stato un po' mal consigliato. Sì, però comunque tu sei stipendiato dal Bruges, per quanto loro ti abbiano promesso, come è stato fatto filtrare, che a fronte di una buona offerta poi ti lasciavano andare, eccetera, 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 sei lì da un anno. Cioè non è per dire Alessandro Buongiorno che aveva questo accordo con Cairo, che se fosse arrivata un'offerta, ti ricordi? Come fa sempre Cairo, no? Anche con Ricci. Aveva firmato il rinnovo, mi pare che non era tanto. Cioè, lui è arrivato da un anno. Per me, se fai pressione quando il Milan offre 32 è un conto. Se inizi a metterti contro quando il Milan offre 25 è un altro. Ma perché hai davanti un club di questo tipo e non penso che lui non lo sappia, se lo sappiamo noi e gli ascoltatori. No, ma infatti... Cioè, per me Gli io avrei avrei agito diversamente, Sì, un po' più... Gli avrei consigliato di andare all'allenamento, di allenarsi, che male non fa, soprattutto se hai idea, diciamo così, di andare in quella squadra, magari ti presenti anche bello allenato, così non vai allo scontro, non gli metti di traverso. Magari questi 2 milioni che ballano avrebbero forse, non lo so, chiuso un occhio. Vediamo nel prossimo futuro cosa succederà, ragazzi. Tanto ormai in questo momento me l'avete chiesto ieri, me l'hai chiesto tu forse, Bea. Scommetteresti su arriva o non arriva? Per me rischiamo veramente di perderci, cioè mettere la mano sul fuoco sia da una parte che dall'altra. Io non sono condizionata da nessuna voce, Auriel, fidati. Assolutamente, questa era una mia considerazione psicologica. E il Bruges non lo ha rimpiazzato. No, vi l'ho detto più volte, per me alla fine si fa perché tutte le parti in causa si sono spinte molto oltre. Perché se non arriva ci perde il Milan, che ci ha perso dietro un sacco di tempo e siamo al 30 luglio. Ci ha perso il ragazzo perché ormai si è compromesso là, perché se rimane là, non so con che voglia, spirito, ma anche da parte dei tifosi del Bruges, rimane e si è compromesso. Forse quello che si è compromesso meno è il Bruges, anche se ovviamente il valore del giocatore, se poi fa una stagione controvoglia, può abbassarsi. Quindi per me si sono spinti troppo oltre, tutti. Cioè per me il livello di tensione che c'è nell'aria non è più quello di De Ketelare, molto più alto. Sì, sta andando un po' oltre, onestamente, anche proprio a livello generale di qualità del confronto, diciamo, trattativa parlando, ecco. Devo ringraziare nel mentre, aspetta che li vado a recuperare, i 6 euro di Carlo che scrive: io senza Ardo non posso più vivere, vi prego. Grazie Carlo. Carlo. E poi, lo so, appena vanno in vacanza si quaglia. No, appena Simone in vacanza si quaglia. Vedi? Chissà, magari venerdì sera, bam, trattativa chiusa. Tenete duro 2 giorni. Adesso, domani, dopodomani, a parte che non vado in vacanza, chiudo lo studio e tipo lunedì l'editoriale c'è, obbligo di riscatto lunedì c'è e indovina chi lo fa. Quindi non sono in vacanza, non sono semplicemente in studio. Quindi mi dispiace per voi, ma Yajari a questo punto non arriverà. No, scherzo a parte. Chris79 ci ha donato 5 euro. Buongiorno, quando poi Yajari lo farà con noi, li daremo nel traditore? Grazie, Io Chris. uno così preferisco se non arrivi. Ma te l'ho detto, Chris. In questi casi dovete capire che ci sono veramente tante persone dentro la vicenda. Io ho capito, però Non la c'è- carriera è la sua. No, per dirti che non c'è solo Tare e Bob Madou del Bruges, non sono 2 persone. C'è la gente della famiglia, l'intermediario, l'agenzia dell'intermediario, il resto della famiglia di Yajari. Insomma, sono tante persone che poi fanno, quando si Però dice ci sono anche l'entourage. dopo. Sì, ma ci sarebbero anche dopo se arriva al Milan. Cioè io capisco chi dice un atteggiamento così, se sei dall'altra parte
non ti piace, ma è palese, cioè come a me ad esempio non è mai piaciuto l'atteggiamento di Hakan Çalhanoğlu, né quando ero al Milan, né quando è andato all'Inter, né quello che ha fatto con l'Inter nell'ultimo mese. A me personalmente, da quel punto di vista, non discuto il calciatore, ma a me non è mai piaciuto. Questo è poi quello che fa sul campo, per carità, però se ti metti dalla parte opposta non puoi dire che bravo, dici, anche perché, ripeto, le settimane in cui c'è, cioè non è che lui ha smesso di allenarsi la settimana in cui la trattativa si stava per chiudere. Questa cosa va avanti da parecchio. No, mi dispiace che si sta un po' polarizzando la situazione, cioè ci sono tifosi ormai fuori dalla grazia del Signore, con il Bruges che vogliono comunque a tutti i costi il giocatore, altri che della questione non vogliono più sentire niente, diciamo così, nemmeno sentire più il nome di questo ragazzo e siamo arrivati a un po' allo stremo, ma ci sta, tra 2 giorni fa 50 giorni sta situazione. Ma anche perché 2 anni fa... Però vi devo dire anche una cosa, ormai siamo arrivati all'8º anno di Radio Rossonera, un pizzico, diciamo così, di esperienza su questa situazione ce l'ho. Tra un mese e mezzo, al di là della pressione che ovviamente ci sarà su un ragazzo che ha 50 giorni magari di trattativa sulle spalle e 40 milioni o quelli che saranno, e quindi un briciolo comunque di riflettori ce l'avrà per forza di cose, e va così il calcio, anche se si tenterà di togliere pressione, ma ce l'avrà, ma non perché la decidiamo noi, perché è così, funziona così il calcio. Tendenzialmente, soprattutto se farà di bene o anche solo discretamente bene, ci dimenticheremo di tutto questo delirio, e se farà bene Certo. saremo tutti contenti. Ma io infatti l'ho detto ieri, guarda che non so chi l'ha scritto in chat che io non voglio gli Asciari, ma non è assolutamente vero. Io vi sto solo dicendo che il comportamento fa riflettere, ma io vi ho anche detto ieri che per me se arriva, tutti parlano di pressione, no? Però se guardate l'altro lato, magari arriva con una grinta importante dopo tutto quello che ha passato, con una voglia di dimostrare, visto che vuole solo il Milan, è tifoso del Milan, magari arriva e spazza via tutto. Io quello che mi auguro, anche perché cioè, ce lo meriteremo un po' tutti, visto sta traviata che è stata sta trattativa. Però ancora quel giorno purtroppo io non so cosa possa sbloccare la cosa, che il Milan paga. Beh, le alternative in realtà sono tante sul tavolo. Da un lato il Milan se ne va e fine, dall'altro che il Milan paga, dall'altro che il ragazzo va allo scontro ancora di più. Ma che senso ha? Più di così? Beh, abbiamo visto soltanto l'anno scorso i certificati medici di Coop Miners ed è questione di 12 mesi fa, non di 6 anni fa. Queste cose purtroppo nel calciomercato funzionano Per ed me la esistono. situazione è un po' avvelenata da tante cose. Sono d'accordo con Paolo che scrive: abbiamo tutti paura di quello che è successo a De Ketelare. Questa sorta di sfinimento a trattare col Bruges è già partito male, perché ti ricordavi 2 anni fa, ti ricordavi le parole, ti ricordavi gli sfottò, e ora stanno facendo per me pure peggio, perché qua la donna delle pulizie per me siamo arrivati veramente a livelli, vabbè. Quindi c'è tutto un po'. E poi il fatto che non si sta chiudendo, cioè è passata un'altra settimana perché domani è giovedì e ancora siamo in attesa di cosa non si sa. Però io continuo a pensare che se dovesse arrivare magari davvero ci mette tutto quello che ha questo ragazzo. Leggo qualche messaggio dalla chat intanto, così se volete dire la vostra vi leggo un po' e tra virgolette parliamo insieme della situazione, visto che tanto, come avete notato, il Milan è leggerissimamente concentrato su questo, e tipo del A, terzino destro non si parla più, B, di possibili uscite in difesa con possibili appunto entrate in difesa centrali non se ne parla più. Di altre cessioni sono lì un po' tutte a bagnomaria, tra lì Ciukwueze, Benasser, la storia della punta se ne parlerà chissà quando, probabilmente negli ultimi 10-15 giorni di agosto. È inutile tanto star lì troppo a raccontare cose che non ci sono in questo momento. Il Milan è sugli Asciari,
e non si sta staccando da quello. Ringrazio Caterina che ci ha donato 2,50 euro e Grazie. fa la domanda della vita, cioè entro questa settimana si chiude la trattativa. Speriamo. Ma settimana vuol dire 2 giorni, eh? Speriamo, non posso dirti né sì né no. Ma per me no, in 2 giorni per me no. Per come sono andati allo scontro così totale, per me no. Carlo ci ha donato, poi me lo auguro, 2,50 euro di Carlo per scriverci: mi sovviene il fumetto Asterix e i Belgi. In tutto questo, Carlo, Grazie Carlo. Oggi ce lo tantissime ricordiamo solo noi perché siamo a G. Cri79 ci ha donato 10 euro. Direttore Riagere è un giovane uomo. Questa è non solo la sua carriera, ma è la sua vita. Se una persona è incoerente, così influenzabile a 23 anni, si rischia così sempre. Sia così sempre un ragazzino. Lo so, però dovete farsi. Cioè, capisco il discorso. A 23 anni, sia adulti, ma anche no. E soprattutto per una scelta così pesante che stravolge la tua vita, quella della tua famiglia e probabilmente anche quella delle prossime generazioni. Io non, Quindi ma quello che lo capisco. ma per me si poteva fare, cioè lui poteva mettere pressione al Bruges dicendo: guardate, se arrivano offerte alle Premier, io preferirei andare al Milan. Però non puoi metterti così contro a una dirigenza del genere, cioè dicendo: io voglio andare al di là di tutto quello è carattere, di quello che loro vi offrono. Ho capito, però, però il cartellino non è il tuo. Cioè, Ma te lo dico proprio, è palesemente carattere. E anche un po', come ti ho detto, per me è anche un po' mal consiglio. Perché magari un agente o un entourage un po' più, tra virgolette, passiamo il termine, adulto, o che comunque ha già visto tante battaglie di mercato, magari ti consiglia in un altro modo che andare così proprio testa a testa. una questione di furbizia, cioè nel senso io capisco il voler dimostrare di volere una squadra, ma se avessi davanti una dirigenza diversa da quella del Bruges, magari te lo puoi anche permettere. Per me così è comunque esagerato, ma proprio perché hai davanti una dirigenza così, dovevi farti un po' più furbo. Guarda, sono tifoso del Milan da sempre. Se mai, insomma, il buon Dio mi avesse dato 2 piedi diversi da quelli che ho in questo momento, avrei pagato io di mia tasca per giocare al Milan, probabilmente. Certo. Avrei fatto qualsiasi cosa per andare via, tra l'altro è una squadra nero-azzurro, per giocare al Milan, ok? Qualsiasi cosa. Poi, per carattere, conoscendomi, non avrei fatto questo, ma è carattere. E Sì, forse, sì. magari mal consigliato, forse l'avrei anche fatto, non lo so. Però ti devo dire, se è così tanto desideroso di venire al Milan, posso anche capire il mezzo errore di andare, Sì, di andare ho a capito, incastrarsi però testa nella bassa. vita Via. non esisti solo tu. Quando Ho hai capito, beh, ma la questione è questa, è inutile che gli insegniamo la vita. No, ma È così. infatti io ho fatto un discorso esclusivamente di furbizia. Per me, facendo più il cattivo più di loro, li incattivisce ancora di più. Questo dico, Caterina ci ha donato 6 euro, grazie ancora Caterina per la seconda donazione. Il ragazzo è promettente, miglior giocatore della Lega belga e anche miglior talento, ha vinto il doppio premio. È completo, non so come non sarebbe Max, ma davvero sarebbe bello. Speriamo che possa arrivare. Christ si è abbonato per il 37esimo mese in Elite, quindi Grazie, Christ. di livello 2. Grazie Chris per il terzo anno abbondante qui con noi. Io non guido il carro di Allegri, ma sono il carro, eccetera, eccetera. Ci ha donato 2,50 euro. Direttore, si lavora anche sabato e domenica. Grazie per la notizia. Ma lavoro sabato e domenica tutto l'anno, almeno ad agosto. Visto che si gioca. Va bene, leggiamo il messaggio. Sì. Dai, leggiamo qualche messaggio, Bea. Ma se arriva una squadra più forte del Milan, ci va? Oppure dice no alla Premier finché lo cerca il Questa è una bella Bournemouth? domanda. Chi l'ha fatta? L'ha fatta L. Punto. Ragazzi, anch'io me la sono fatta questa domanda qui. Cioè, della serie, se arriva il Liverpool e non l'Aston Villa, però non lo so. Magari rifiuta anche il Liverpool, Cristian, non mi spammare questa domanda 36 volte. Se uno, che peraltro non fa neanche il nostro mestiere, dice una roba, va bene, pace, che vi devo dire? Non è che devo essere, non faccio tra virgolette il giudice o lo smentitore o lo smentitore ufficiale. Ognuno dice quel che vuole.
Pa. Se dovesse arrivare, prenderà la maglia. Ah, io? Come se come Pertigi? Non credo. Non lo so, devo vederlo. Pertigi, prima l'ho visto al Milan. Però è stato un po' amore a prima vista con Reinders, me lo ricordo. Beh, Pertigi è un fenomeno epocale, gente che Generazionale, direi. stravolge il mondo del calcio. No, scherzi a parte. Ma se viene fa bene, chi lo sa. Anche perché, parlo qui, pensiero mio personale, ho un po' di mancanza di appigli, diciamo così, di giocatori perché magari qualcuno di voi sarà più per Rafa, chi per Pulisic, chi per Maignan, chi per chi volete voi. Io in questo momento sento un po' di vuoto, mi serve un appiglio, magari sarà Yajari, magari no. Yajari ha fatto una scelta di vita un anno fa, ha messo una firma su un contratto e oggi fa i capricci per andarsene. Peggio di lui giusto Morata, ci ha scritto Cri che ci ha donato 5 euro. No dai, non lo paragonerei a Morata. Ah, ma sicuramente anche perché vede Morata come, ha 30 anni. cioè per me vede come quest'estate come il treno della vita, tra l'altro va nella squadra che tifa, gli piace, quindi pensava che con quell'offerta il Bruges potesse dire sì e quindi credo che Yashare non si spieghi il motivo per cui il Bruges non accetti, ecco. Dietro credo ci sia questo. Secondo voi Yajari può essere Leao Sporting addirittura? No, che Leao faccia una roba del genere, no, anche perché la questione legata allo Sporting erano successe cose anche pesantine riguardanti i tifosi, no, anche perché poi quanto è durata l'avvertenza con lo Sporting di Leao? Un'eternità, quindi eviterei. Il terzino destro non interessa più al Milan, ci scrive Filippo. Per ora sembra una cosa rimandata, però vediamo se, sai, le trattative si riaprono anche velocemente. Diciamo che per Guela 2 non è facile, in base all'offerta che ha fatto il Milan. No, non ho tradito il bebote. È un po' assieme a lui la banderuola, cioè mica come me che lo stesso sfondo da 2 anni. 23 giocatori, però uno, non ne prendo 6. Io ho capito, ma appena Tisi. arrivato è Poi sostituito. sotto c'era lui. Appena arrivato, come blocco schermo, sei passato da Reinders a Gimenez. Vuoi sapere Io chi ho in questo sfondo momento? da 2 anni. In questo momento ho Rafa Canarino. Ecco. Vabbè. Però bello Rafa, in giallo. Molto carino. Vediamo. Non dovremo prendere il quinto centrale se giochiamo a 3. Ecco, domani sarebbe interessante vedere se facciamo la terza partita su 3 a 3. E domani, peraltro, saranno annunciate un po' di turnover, sì, di quelli che hanno giocato meno. Peraltro abbiamo portato anche un bel po' di giovani, non li abbiamo praticamente quasi mai visti. Quindi domani, anche con il grado inferiore di amichevole, li vedremo. Però comunque dovremo vedere Okafor, Chukwueze, dovremo vedere l'inizio di stagione di Jimenez, non Santiago ma Leandro. Dovremo vedere Bondo. Me ne sono perso qualcuno? No, penso di no. Poi il resto sono gli stessi che abbiamo visto anche nelle altre partite. Sì, avevo detto che con 15 gol venivo in studio col sombrero, ma ne ha fatti quanti? 6? Non me lo ricordo. Quindi direi che è stata tranquillamente. E Stupinian domani titolare? Sì, dovrebbe partire titolare domani Mirko e Stupinian, quindi vediamo anche lui dal primo minuto. Magari con un cliente un po' meno scomodo di quello che ha avuto l'altra volta, dai, riusciamo a vedere qualcosina in più. Mendes per farsi perdonare di Felix deve portarci Gonzalo Ramos. Beh, in realtà Mendes ce n'ha già portato uno, cioè Stupinian. No. Non è una cosa strana se giochiamo le amichevoli a 3 quando inizia la stagione giochiamo a 4, Fabio? Ma dipende se succede però, perché magari continuiamo a giocare a 3. Possiamo giocare a 3 con la rosa che abbiamo. Daniele ci scrive: abbiamo 4 centrali. Non so in quale mondo, cioè magari vendiamo Muse e Bennacer 30 totali e vai su Ederson. Ma in quale vita ti danno Ederson a 30? Cioè forse intendi 30 più altri 30. Ederson secondo te a quanto lo darebbero? 50? 50-60 per me, sì.
Ci chiedono se arriviamo ai 60 giorni, Bea. Oggi siamo a? 48, mancano 12. No, dai, 60 no. Una Cioè, altri settimana 12 giorni a e parlare mezzo. di Yashari, di HLN. No, dai. Fateci questo regalo. No. Beh, Mattia scrive 50, Mattia, sì, dai, 50 sono domani e dopodomani. Quindi penso di sì. Attenzione a domani e dopodomani, soprattutto a dopodomani. Perché si sblocca? Chi lo sa. Va bene, siamo arrivati in chiusura, Bea. Sì. Noi domani, come c'è scritto in sovraimpressione, ricominciamo lo studio in diretta alle 14:30. Un'ora e mezza per parlare di Perth Milan, che si è appena conclusa, di analisi di quello che avremo visto, delle prestazioni dei giocatori, con mister Emanuele Bottoni presente in diretta qui con noi, con il mercato, perché sarà un unico grande impegno di un'ora e mezza in diretta, sia sulla partita che insomma con il classico talk mischiato, remix alla stanza di Bottoni. Bea, grazie. Grazie a voi, a domani. A domani. Chissà ci siamo. A domani chissà cosa succederà domani. Morgan, grazie ancora. Ci vediamo domani. Obbligo di riscatto ore 10. Ciao a tutti. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.